Rampage è un videogioco pubblicato dalla Bully Midway nel 1986. La furia distruttiva del titolo è quella che anima i tre protagonisti: George, un enorme gorilla simile a King Kong; Lizzie, un dinosauro simile a Godzilla, anche se il nome lascerebbe supporre che si tratti di una lucertola; e infine Ralph, un lupo mannaro. Picchiaduro statico e piuttosto fine a se stesso, Rampage è la sublimazione dell'indole distruttiva che c'è in ognuno di noi. Serrate al suolo delle città, annientare qualsiasi resistenza e divorare le persone, il vostro sogno più o meno proibito, questo è il gioco che fa per voi. In Rampage si può controllare uno fra i sopracitati mostri, frutto di mutazioni a seguito di bizzarri incidenti. George ha ingurgitato delle vitamine modificate, Lizzie è caduta in un lago radioattivo, mentre Ralph ha mangiato una salsiccia piena di additivi. Da soli o in compagnia, il nostro compito sarà di radere al suolo quante più città cercando di restare in vita, il più possibile. Il gioco si svolge in un arco di tempo di 128 giorni, comincia a Peoria e termina a Plano, ridenti cittadine dell'Illinois, passando per altre 102 città, sparse in 43 stati americani e 2 province canadesi. Il ciclo si ripete per ben 5 volte e dopo 768 giorni si ricomincia. Ogni città ha uno skyline diverso e il numero dei palazzi va da un minimo di 2 a un massimo di 6 unità. Oltre al joystick abbiamo 2 pulsanti a disposizione, uno per saltare e uno che serve sia a sferrare i pugni che ad agguantare cose e persone. Durante il gioco saremo costantemente minacciati dal fuoco della Guardia Nazionale. Soldati, carri armati ed elicotteri ci spareranno in continuazione fino a quando, terminata l'energia a nostra disposizione, torneremo alla nostra forma umana e nudi spariremo mestamente dallo schermo. Restare in vita a lungo è molto difficile, riuscire a vedere tutte le città con un solo credito è impossibile. Per allungarci la vita dovremo divorare, oltre a frutta, toast, tacchini e bottiglie di latte sparsi negli edifici, i soldati e le persone. In modalità multiplayer, il giocatore rimanente può papparsi il giocatore tornato umano ed avere tra l'altro un cospicuo bottino in termini di punteggio. Sarà tuttavia necessario fare attenzione a ciò che si mangia, perché cactus, ampolle di veleno, tostapane, candelotti di dinamite e televisori ci indeboliscono o provocano shock in grado di farci crollare a terra, e più alta sarà la caduta, maggiore sarà il danno. Fiori, monete, tram, automobili e insegne garantiscono invece bonus in termini di punteggio. Una fantozzesca nuvola proverà di tanto in tanto a colpirci e bisognerà stare attenti a non cadere in acqua. È bene notare che se si riesce a tenere in ostaggio un civile, tutti i soldati della Guardia Nazionale spariranno per qualche secondo e il punteggio aumenterà velocemente, fino a quando il malcapitato non riuscirà a liberarsi. Rampage ebbe un enorme successo e venne presto convertito per tutte le piattaforme di gioco domestiche. Differentemente dalla versione arcade, la maggior parte di esse termina dopo aver esaurito il primo ciclo di città. La versione per Amstrad contiene un tema musicale di Trojan, videogioco della Taito uscito nello stesso anno, ma che l'Amstrad, curiosamente, non convertì. Nel 1997 è uscito in sala giochi Rampage World Tour, seguito negli anni successivi, oltre a svariati remake, da altri 4 titoli per diverse console, l'ultimo dei quali è Rampage Total Destruction del 2006 per PlayStation 2. Rampage aveva sfiorato il mondo del cinema nel 1991, comparendo in Terminator 2 Il giorno del giudizio, e già dal 2011 si era parlato di una trasposizione cinematografica. Dopo anni di rinvii, casting fantasiosi e illazioni, nel 2017 uscirà finalmente il film che avrà per protagonista l'attore wrestler Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock.